tralcio della vite è costituito da dei nodi più ingrossati, dove abbiamo la gemma, e da delle porzioni di tralcio tra due nodi che si chiama internodo, evidentemente. Ecco, in termini molto generali dicevo, da ogni gemma che viene lasciata in potatura si origina un germoglio, e da questo germoglio, sempre in termini molto teorici e non per tutte le varietà, ci sono due grappoli. Quindi semplicemente contando il numero delle gemme che vengono lasciate in potatura noi possiamo avere un'idea di partenza sulla produzione dell'uva che andremo a fare l'anno in corso. Ora, queste due piante le abbiamo proprio, ci troviamo in questa parte del vigneto, questo è un vigneto di Merlot. Lo abbiamo scelto perché qui abbiamo i due sistemi di allevamento che sono, diciamo, i più diffusi oggi a livello italiano, un po' perché sono meccanizzabili, un po' perché sono altamente qualitativi, sono belli da vedere, ognuno ha dei punti di forza e dei punti deboli. Allora il primo, questa pianta che vedete è un cordone speronato. Lo riconosciamo subito che è un cordone speronato perché il cordone, che è praticamente questo più ingrossato, ha la stessa età del tralcio, quindi a un certo punto viene curvato, generalmente al terzo anno, e rimane qui diciamo quasi per sempre. Viene legato una volta sola, quindi il suo costo a livello, diciamo, di gestione è minore dal punto di vista della potatura, perché una volta che viene legato il cordone poi non viene più toccato. Su questo cordone ogni anno vengono lasciati degli speroni, vedete qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco, generalmente sono 5 speroni che vengono lasciati con 2 o 3 gemme. Quindi è l'altezza del cordone che vi dà un'idea della qualità di quel vigneto, perché più è alto lo sperone e maggiore sarà la produzione di quest'uva. Quindi potare un cordone speronato è relativamente facile, vedete in questo caso abbiamo potato in questo punto e abbiamo lasciato questo sperone che ha 1 e 2 gemme, 1, 2 e 3 gemme, generalmente hanno 3 gemme, anche un po' per sicurezza, e così qui abbiamo potato lo sperone dell'anno scorso, qui abbiamo lasciato questo, abbiamo potato anche questo, e quindi di fatto è un po' più semplice. Accanto invece abbiamo il Guyot, che è un sistema concettualmente opposto, perché mentre nel cordone speronato la curva deve rimanere sempre libera, perché altrimenti questa porzione diciamo assimilerebbe molta più linfa, nel caso del Guyot è proprio la curva che deve essere lasciata con uno sperone. Il Guyot viene caratterizzato da produrre uva sul ramo di un anno che ogni anno viene rinnovato. Quindi vedete, questo è, fate conto, lo sperone qui l'abbiamo tagliato basso, qui l'abbiamo tagliato lasciando generalmente 10 gemme. Qual è il vantaggio del Guyot? Il vantaggio del Guyot lo si vede proprio subito a vista d'occhio, cioè il tralcio di un anno ha gli internodi più corti, cioè ha più gemme per metro lineare, a parità di metro, a parità di lunghezza del tralcio abbiamo più gemme, quindi generalmente produce un po' più di uva e dà un po' più di lavoro in potatura, ma poi la gestione del Guyot è un po' più semplice perché da ognuno di queste gemme ci sarà un germoglio, generalmente si vanno a eliminare quelli che poi vanno verso il basso, quindi avremo dei germogli ben distinti con dei grappoli ben separati e non bisogna andare troppo a fare quella vendemmia verde, quella potatura verde che invece si fa generalmente nel cordone speronato. Il rischio del Guyot, specie nelle zone poco vigorose e che produca molto, in genere può produrre molto e dare dei germogli, dei tralci molto spessi, le prime gemme e poi le ultime, perché la vite ha uno sviluppo apicale, quindi tende a crescere alla base e evidentemente queste che sono centrali potrebbero dare origine a dei germogli più sottili, più rachitici. Verrebbe fuori quello che si chiama il classico comportamento a M, cioè la prima molto alta, poi queste centrali più basse e poi di nuovo la prima alta, quindi sembra quasi una M. Ora, per evitare questo, nelle zone dove appunto c'è un po' meno vigoria, immaginiamo il Nebbiolo a Barolo e a Barbaresco, il Sangiovese a Montalcino, allora si lascia generalmente il cordone un po' più lungo e si piega e si fa una legatura qui, una legatura qui, oppure addirittura qui. Allora, cosa succede? Che con questa curva la linfa tende a rallentare, immaginate un tubo d'acqua che viene piegato, e rallentando la linfa stimola il germogliamento di queste gemme un po' più deboli, se così vogliamo. E allora quando vedete questo comportamento, è quello che si chiama un Guyot ad archetto,
che poi può essere monolaterale o bilaterale a seconda della distanza delle piante. Qui sono molto vicine, quindi chiaramente dove abbiamo scelto di fare il ruiot è monolaterale. Ecco, questo sistema serve per avere una omogeneità di germogliamento e poi anche di fioriture, di maturazione e di una produzione ben bilanciata.